bentornate sul mio canale, io sono Tiziana e oggi andiamo a realizzare questa bellissima bag, davvero semplicissima ma di grande effetto, e adesso vediamo nel dettaglio tutto l'occorrente per poterla realizzare. Ed anche per questo bellissimo progetto c'è un kit già pronto su gomitoli.com, che è sempre Borgo dei Pazzi, con un prezzo davvero competitivo per tutto il mese di agosto. All'interno trovate un manico da 50 cm, sempre realizzato dall'azienda, è una rocca della nuova fettuccia in dalicra. Questa fettuccia è molto leggera, non presenta imperfezioni per tutta la rocca e ha dei colori continuativi, quindi se vi ritrovate a casa un colore e magari volete fare un progetto e non vi basta, potete riacquistare lo stesso colore e lo troverete dello stesso bagno, e secondo me questo è un valore aggiunto. Inoltre, per chi lo acquista avrà la possibilità di partecipare a una diretta dove ci sarò io e Massimo di gomitoli.com, dove risponderò a tutte le vostre domande inerenti non solo al kit che vi presento oggi, quindi a questo progetto, ma anche a qualche progetto del passato. Quindi mi raccomando, è un'occasione da non perdere. Come uncinetto io utilizzerò il numero 8, ma questo tipo di fettuccia può essere tranquillamente lavorata anche col 7 o addirittura con il numero 9, quindi adattate l'uncinetto al vostro tipo di lavorazione. Quindi a questo punto iniziamo con la spiegazione. Iniziamo il progetto realizzando 37 catenelle che io ho già appunto effettuato. Adesso dobbiamo tornare indietro con dei punti bassi, ma anziché procedere nello stesso, diciamo nel modo tradizionale, quindi tornando indietro in questa maniera, noi voltiamo un attimino queste catenelle e vediamo che sul retro ci sono delle asoline, e quindi noi cosa facciamo? Andiamo a realizzare quindi 36 punti bassi su ogni asolina sottostante, quindi ci inseriamo, quindi magari allarghiamo un po', ci facciamo spazio in questo modo e andiamo a realizzare i nostri punti bassi, vedete? Quindi andiamo a cercare questa asolina in questo modo e procediamo così per tutte e 36. Quindi mi raccomando, basta girare e troviamo appunto questa asolina sul retro. In totale, mi raccomando, devono essere 36 punti, perché poi alla fine, quando andremo a fare i laterali, quindi il particolare di questa borsa, dovranno coincidere e quindi essere 36 punti senza creare errori. Quindi li facciamo tutti. Quindi completiamo questo primo giro e ci rivediamo per vedere come iniziare il secondo. Vado a realizzare l'ultima, quindi la numero 36, e così ho completato il primo giro. Adesso una catenella, voltiamo il lavoro e per tutto il resto della lavorazione andremo a lavorare punti bassi in costa, in andata e ritorno. Quindi iniziamo sul primo, quindi mi raccomando solo l'asola esterna, che darà anche la particolarità, diciamo, al disegno della borsa, come avete visto in anteprima. Quindi andiamo a realizzare quindi i nostri 36 punti bassi in costa in questo modo. Quindi arriviamo alla fine della riga e vi faccio rivedere ancora una volta come proseguire. Arrivati a fine giro, mi raccomando, contiamo, facciamo anche l'ultimo, sempre in costa, così abbiamo terminato anche questa riga. Nuovamente una catenella, voltiamo il lavoro e ricominciamo con un'altra riga di punti bassi in costa, quindi in questo modo. Quindi devo dire, il pannello è davvero molto semplice, ma mi raccomando, devono essere 36 fino alla fine. Quindi noi adesso andiamo a creare in totale 22 righe di punti bassi in andata e ritorno e ci rivediamo per vedere come proseguire. Ho completato il pannello, quindi ho realizzato 22 righe in andata e ritorno. Abbiamo ottenuto una misura di circa 39 cm in lunghezza e in larghezza 24, poi la borsa ovviamente dovrà assumere questa forma.
Adesso ci dedichiamo a lavorare continuando, quindi senza staccare il filo, creando appunto i nostri laterali. E come procediamo? Abbiamo finito quindi l'ultima riga, facciamo una catenella, voltiamo il lavoro e sempre lavorando appunto basso in costa, iniziamo quindi questi 3 giri che andranno a formare il laterale. Quindi iniziamo con 13 punti bassi, quindi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 e 13. Dopo aver fatto quindi 13 punti, adesso andiamo a fare una diminuzione, andiamo a diminuire 3 punti, ovvero entriamo nel primo punto, estraiamo e non chiudiamo, la stessa cosa sul secondo, entriamo e non chiudiamo, ed infine la terza volta entriamo, estraiamo e chiudiamo tutto insieme. Così abbiamo creato la nostra prima diminuzione di 3 punti bassi. Poi realizziamo 4 punti bassi, quindi 1, 2, 3 e 4. Nuovamente una diminuzione come quella che abbiamo fatto prima, quindi entriamo nel prossimo punto basso e non chiudiamo, entriamo sul secondo ed entriamo sul terzo e li chiudiamo tutti insieme. E poi andiamo a completare facendo i 13 punti bassi che sono rimasti. Quindi mi raccomando, è importante contare, perché adesso abbiamo dei punti precisi per realizzare il nostro laterale. Quindi completiamo e ci rivediamo per vedere come fare il secondo giro. Ultimato questo primo giro del nostro laterale, al solito catenella, voltiamo il lavoro e in questo secondo giro faremo una cosa diversa. I primi 4 punti li facciamo punto bassissimo in costa, quindi entriamo sempre in costa, facciamo il primo, il secondo, il terzo ed il quarto, quindi 4 punti bassissimi. Poi realizziamo 8 punti bassi, quindi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ed infine l'ultimo 8. Adesso nuovamente andiamo a fare la diminuzione di 3 punti bassi, quindi entriamo sul primo, estraiamo e non chiudiamo, stessa cosa sul secondo ed anche sulla terza maglia e chiudiamo tutto insieme. Poi facciamo 2 punti bassi, quindi 1 e 1, 2, e nuovamente un'altra diminuzione di 3, quindi il primo, il secondo ed il terzo. Vedete, si comincia già a formare il nostro laterale. Ed infine, quindi facciamo 8 punti bassi,
quindi quello che abbiamo fatto da questa parte, quindi 8 punti bassi e 4 punti bassissimi, quindi lo completiamo e ci rivediamo per vedere come fare l'ultimo giro. Completato quindi questo secondo giro, vi ricordo cosa abbiamo fatto: 4 maglie bassissime, 8 punti bassi, una diminuzione, 2 punti bassi, una diminuzione, 8 punti bassi e 4 punti bassissimi. Adesso andiamo a realizzare l'ultimo giro del nostro laterale. Facciamo una catenella, voltiamo il lavoro e adesso andiamo a rifare sempre 4 maglie bassissime, quindi una, 2, 3 e 4. Poi andiamo a fare 7 maglie basse e vi ricordo sempre tutto in costa, quindi 2, 3, 4, 5, 6 e 7. E adesso andiamo a fare 2 diminuzioni di fila sempre da 3, quindi la prima, quindi entriamo una volta, seconda e terza e chiudiamo tutti questi 3 punti assieme e andiamo a fare anche l'altra di fila, quindi 1, 2 e 3 e chiudiamo tutto insieme. E poi andiamo a rifare quello che abbiamo fatto all'andata, ovvero 7 maglie basse e 4 maglie bassissime. Quindi completiamo quest'ultimo giro e ci rivediamo per vedere poi come andare a cucire il nostro laterale. Ho finito l'ultimo giro dei laterali, faccio una catenella. Io ho già tagliato un po' di fettuccia che mi servirà per la cucitura, quindi adesso sfilo in questo modo, prendo un ago tirafettuccia e mi preparo per cucire il primo laterale, che come avete visto è molto semplice ed è veramente molto carino. Quindi metto i 2 lati in questa maniera, poi mi aggancio dall'altra parte, qui all'inizio della riga, e faccio passare il filo. Metto tutto per bene e adesso vado a cucire in questo modo. Vedete, io prendo asola esterna da questa parte, asola esterna da questa parte, così si vede meglio, e faccio passare la nostra fettuccia. Vedete? Punto seguente, sempre le asole esterne e faccio la cucitura. Continuo, asola esterna con asola esterna e tiro per bene. Vedete? E continuo quindi fino alla fine. E questo sarà il nostro risultato. Quindi completiamo tutta la cucitura e vi faccio vedere come iniziare l'altro laterale. Ed ecco cucito il laterale. Adesso dobbiamo andare a creare l'altro. Vi faccio brevemente rivedere dove agganciarci e dobbiamo rifare esattamente la sequenza dei 3 giri. Quindi iniziamo da qui e prendiamo soltanto l'asola esterna perché dobbiamo continuare ovviamente la lavorazione in costa. Nel frattempo la codina ce la andiamo a lavorare e iniziamo un'altra volta con la sequenza dei 13 punti bassi, così come abbiamo iniziato l'altro laterale, e si procede nello stesso identico modo
quindi con i 13 punti bassi, poi la diminuzione, 4 punti bassi, un'altra diminuzione, di nuovo i 13 punti bassi, quindi andiamo a ripetere perfettamente quello che abbiamo fatto e poi anche la cucitura, quindi ci rivediamo per vedere come alloggiare il manico. Entrambi i laterali sono completi, eccoli qua. Adesso, prima di mettere il manico, ho deciso di fare un ultimo giro, quindi tutto attorno, un giro di punto bassissimo, così gli diamo una sorta di rifinitura appunto al nostro corpo borsa. Quindi riprendo il filato, mi vado ad agganciare qui proprio nella parte superiore e inizio con punti bassissimi in questo modo e vado a creare quindi sotto ogni riga, quindi in corrispondenza di ogni riga sottostante, questi punti bassissimi che andranno anche un po' a stringere la parte superiore. Quindi facciamo questo, poi non resta che inserire il manico e la nostra borsa è completa, quindi ci rivediamo a borsa completata. Ed eccola qui completata. Secondo me è di grande effetto, ma nello stesso tempo è davvero molto semplice da realizzare, quindi adatta anche alle principianti, quindi non vi preoccupate. Io ho utilizzato un'intera rocca da 500 grammi, ma se voi avete una mano un po' più larga, basta il pannello ridurlo di 2 righe, così vi basterà abbondantemente. Le misure finali sono 24 x 20 e una profondità di 10 cm, quindi direi che è una borsa piccola, però il necessario entrerà tranquillamente. Vi ricordo che c'è un kit già scontato su gomitoli.com che è sempre Borgo dei Pazzi, quindi sarà in sconto per tutto il mese di agosto, per cui affrettatevi e chi appunto acquisterà questo kit avrà l'opportunità di partecipare a una diretta dove ci sarò sia io che Massimo di gomitoli.com, dove potrete farmi tutte le domande sia inerenti a questo progetto ma anche ai miei progetti passati, quindi mi raccomando non perdete questa fantastica occasione. Se non l'avete ancora fatto iscrivetevi sul mio canale, attivate la campanella ed anche se il progetto è semplicissimo, se avete dei dubbi mandatemi un messaggio. Ci vediamo alla mia prossima creazione.